Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Decapeptyl, polvere Ipsen SpA. Ultimo aggiornamento 23 dicembre 2021. Cos'ha Decapeptyl, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Decapeptyl, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Decapeptyl, polvere? Decapeptyl, polvere ha un farmaco a base del principio attivo triptorelina, appartenente alla categoria degli ormoni rilascianti gonadotropine e nello specifico analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipsen SpA. Decapeptyl, polvere può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Decapeptyl 3,75 mg Polv. Esolv. Persosp. Iniet. A rilascio Prol. Immuno FL.Polv più 1 Fialasol 2 ml più 2 Aghi più 1 Sir. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ipsen SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: triptorelina. Gruppo terapeutico: ormoni rilascianti gonadotropine. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: carcinoma della prostata e dei suoi secondarismi, in cui sia indicata la soppressione della produzione di testosterone. Carcinoma della mammella in donne in pre e perimenopausa, in cui risulta indicato il trattamento ormonale. Endometriosi genitale ed extragenitale, stadi IV. Fibromi uterini. Trattamento della pubertà precoce, prima degli 8 anni nella bambina e prima dei 10 anni nel bambino. Terapia prechirurgica a euro della durata di 3 mesi a euro degli interventi di miomectomia e isterectomia nella paziente metrorragica. Trattamento prechirurgico a euro della durata di 1 mese a euro degli interventi di ablazione endometriale e di resezione dei setti endouterini per via isteroscopica. Trattamento della infertilità nella donna in associazione alle gonadotropine, HMG, HCG, FSH, nei protocolli di induzione dell'ovulazione. Posologia: nel carcinoma della prostata e nel carcinoma della mammella, effettuare un'iniezione tassativamente ogni 4 settimane. Non interrompere il trattamento senza consultare il medico curante. Nell'endometriosi e nel fibroma uterino non operabile il trattamento deve iniziare nei primi 5 giorni del ciclo. Il ritmo delle iniezioni è di una ogni 4 settimane per 6 mesi. Nella terapia prechirurgica degli interventi di miomectomia, isterectomia, ablazione endometriale e resezione di setti uterini, il trattamento deve iniziare nei primi 5 giorni del ciclo. Il ritmo delle iniezioni è di una ogni 4 settimane per 3 mesi. Nell'infertilità femminile si consiglia la somministrazione di una fiala di Decapeptyl 3,75 mg il secondo giorno del ciclo mestruale. La stimolazione con le gonadotropine può essere iniziata quando la concentrazione plasmatica degli estrogeni è inferiore a 50 pg/ml, solitamente intorno al 15 giorno del ciclo. Nella pubertà precoce il trattamento con triptorelina deve essere effettuato sotto la generale supervisione di un endocrinologo pediatra o di un pediatra o di un endocrinologo esperto nel trattamento della pubertà precoce centrale. Bambini con peso superiore ai 30 kg. Somministrare una iniezione intramuscolare ogni 4 settimane, 28 giorni. Bambini con peso compreso tra i 20 kg e i 30 kg. Somministrare 2/3 della dose tramite iniezione intramuscolare ogni 4 settimane, 28 giorni. Somministrare 2/3 del volume della sospensione ricostituita. Bambini con peso inferiore ai 20 kg. Somministrare metà dose tramite iniezione intramuscolare ogni 4 settimane, 28 giorni. Somministrare metà del volume della sospensione ricostituita. Nelle donne una somministrazione protratta oltre i 6 mesi deve essere attentamente valutata dal medico specialista affinché copyright il beneficio atteso sia superiore ai possibili effetti collaterali conseguenti alla soppressione estrogenica prolungata, specie a livello osseo. Attenersi rigorosamente alla prescrizione del medico. Non interrompere il trattamento senza il parere del medico. Il farmaco si somministra per via intramuscolare dopo preparazione estemporanea. NB. È importante che l'iniezione sia eseguita in rigoroso accordo con le modalità d'uso. Controindicazioni: ipersensibilità al GnRH, ai suoi analoghi o ad uno qualsiasi degli eccipienti della specialità medicinale, vedere 4, 8.
Gravidanza ed allattamento. Interrompere il trattamento in caso di insorgenza fortuita di gravidanza, vedere 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso degli agonisti del GnRH può causare riduzione della densità minerale ossea. Nell'uomo dati preliminari suggeriscono che l'utilizzo di un bifosfonato in combinazione con un agonista del GnRH possa ridurre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È necessario prestare attenzione quando la triptorelina viene somministrata in concomitanza ad altri farmaci che hanno effetti sulla secrezione pituitaria delle gonadotropine ed ha raccomandato che venga monitorata la situazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Decapeptyl, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Decapeptyl, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Triptorelina non deve essere utilizzata durante la gravidanza poiché ha copyright l'uso concomitante degli agonisti del GnRH associato ad un rischio teorico di aborto o di anomalie fetali. È necessario, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi relativamente agli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. La capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari può tuttavia essere alterata nel caso in cui il paziente presenti vertigini, sonnolenza e disturbi visivi che possono essere possibili effetti indesiderati del trattamento o come conseguenza della malattia. Effetti indesiderati. Esperienza da studi clinici. Tollerabilità generale negli uomini. Poiché ha copyright i pazienti con carcinoma della prostata localmente avanzato o metastatico ormone dipendente sono generalmente anziani e presentano altre patologie frequentemente presenti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio ha indicato il trattamento dei sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Codice ATC. L02A04. Categoria farmacoterapeutica. Analogo dell'ormone liberatore delle gonadotropine. La triptorelina ha un decapeptide sintetico analogo del GnRH naturale, ormone liberatore delle gonadotropine. Studi condotti nell'animale e sull'uomo hanno proprietà farmacocinetiche nell'uomo. Dopo iniezione intramuscolare, si osserva una fase iniziale di rilascio del principio attivo presente sulla superficie delle microsfere, seguito da un rilascio regolare di triptorelina, Cmax uguale 0,32 a più meno, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici, ottenuti dagli studi convenzionali di farmacologia, di tossicità per somministrazioni ripetute, di genotossicità, di carcinogenesi e di tossicità della riproduzione, non hanno rivelato alcun particolare rischio per elenco degli eccipienti: polimero di L-lactide coglicolidico, manditolo, carmellosa sodica, polisorbato 80. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Decapeptyl, polvere a base di triptorelina sono: Gonapeptyl Depot. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.